Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con l'anello, vuol dire che i primi giorni alcune cose saranno fondamentali, soprattutto dal punto di vista dell'impegno, sia verso voi stessi, sia verso degli impegni che avete preso nei confronti di qualcuno. Parla anche di unione, di intesa, di accordo e di cose che possono essere risolte, soprattutto in quelle situazioni che tendono un po' a ripetersi nelle relazioni. Poi troviamo l'albero e qui si parla di evoluzione e di crescita, anche di poter analizzare, vedere meglio e affrontare meglio alcune situazioni, sia quelle che abbiamo messo da parte, quello che abbiamo trascurato, alcuni temi importanti, quindi si può riattivare la fase di crescita e di evoluzione di un progetto, forse anche di una relazione o semplicemente stiamo cercando di migliorare qualcosa e anche alcune di portarle in conclusione, perché probabilmente con la carta della pari ci stiamo preparando una fase di fine, di trasformazione, di chiudere un ciclo di esperienze o di chiudere questo periodo per appunto prepararsi ad un nuovo inizio. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, abbiamo anche quelli di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare per trarre le cose che state cercando. Emozioni in attesa, il lilla appunto parla di trepidazione, parla di un qualcosa che ci coinvolge particolarmente nella nostra sensibilità, nelle nostre emozioni, può essere anche qualcosa di bello, visto che c'è l'anello, magari è un'idea, un proposito, un progetto da realizzare con una persona cara, con una persona amata e quindi si affaccia questo bucaneve a dirci anche che ci sono delle belle situazioni sia di fiducia, sia anche di muovere piccoli passi, verso qualcosa di importante. Spesso escono queste carte quando abbiamo, non solo dei piccoli progetti e delle cose da realizzare nell'immediato, quindi nel corso della settimana, anche se stiamo pensando di fare grandi cambiamenti per il nostro futuro. Forse è per questo che c'è quella fase di evoluzione e trasformazione molto netta, molto forte della bara. Quale può essere questa trasformazione nell'ambito affettivo, diciamo amoroso? Magari o la conclusione di una fase e quindi un nuovo inizio, chi sta pensando a un trasferimento, chi sta pensando a, raggiungere uno step successivo del proprio rapporto, si può trattare di un fidanzamento, di un matrimonio, di una convivenza o di tanti altri progetti che appunto possono ampliare ancora di più e migliorare la relazione stessa. Per i single cosa vogliono dirvi? Che c'è l'opportunità di
migliorare anche una frequentazione, c'è anche l'opportunità di qualche novità, quindi per chi non ha nessuno o chi effettivamente è un po' scoraggiato in questo periodo, probabilmente è proprio il Bucaneve che ci parla di trepidazione, di attesa, di emozioni molto particolari, molto intense, perché magari c'è un nuovo coinvolgimento e una nuova attrazione. E adesso procediamo con l'ambito più pratico, quello del lavoro e delle finanze, dove partiamo bene con questa carta della fortuna. Essendo, scusate, un po' generica, di sicuro indica un cambiamento rapido ma comunque positivo e può riguardare in senso generico la soluzione di un problema o una speranza realizzata, o anche che effettivamente occorre impegno in alcune cose e lì possiamo ottenere dei risultati molto importanti. Ci parla di anche alcune cose che effettivamente possono saltar fuori e destabilizzarci un attimino. Può essere in senso positivo, ma perché magari è una proposta, magari è qualcosa che riguarda, una nuova fase del nostro lavoro che poi si andrà a realizzare successivamente. Ad esempio, qualche richiesta particolare da un datore di lavoro, qualcosa che può migliorare il vostro stesso ambiente, le vostre finanze, una proposta, quindi sia chi ha il lavoro, ma anche, chi, vuole integrare il proprio lavoro, una nuova fase di investimento, può essere un nuovo acquisto, può essere anche, qualcosa che riguarda il miglioramento del contratto e anche un nuovo contratto, perché no? Visto che si tratta di novità in senso generico, cose che possono essere abbastanza positive e cose che vengono proposte che comunque saltano fuori e abbiamo questa fase di crescita, però deve passare attraverso questa profonda trasformazione. Se desiderate questo, allora è il momento giusto che poi vi porterà in quel nuovo inizio che state cercando. Se è una cosa inaspettata e quindi magari avete bisogno di tempo per valutarla, se accettare o valutare proprio come pianificare, come gestire tutto al meglio, allora è vero, potrete prendervi questa fase di valutazione e di osservazione e poi insomma prendere la vostra decisione più in là. Ovviamente questo vale anche per chi è alla ricerca, perché la trasformazione magari è un cambiamento importante, forse se già avete scelto di ampliare la vostra ricerca, possono venire già dei risultati che non vi aspettate. Se invece state ancora valutando proprio di fare questo cambiamento, io direi che è arrivato il momento giusto e forse è proprio da questa profonda trasformazione che arriveranno, risultati successivamente e che magari può essere un cambiamento molto drastico, perché se avete deciso sia di ampliare o di fare un tipo di ricerca o mettervi anche in moto verso lavori che non avete diciamo considerato, potrebbe essere una mossa azzardata, sì, assolutamente, però molto azzeccata e questo lo vedrete successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete nell'altra destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!